Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire le Edifier R1850DB, che sono dei diffusori attivi dotati anche di ingressi digitali e Bluetooth. Prima di iniziare con la recensione ti ricordo che se ti interessano le recensioni di prodotti audio hi-fi come diffusori, amplificatori, DAC e molto altro, ti consiglio di iscriverti al canale così da non perderti i prossimi video. Ci tengo a precisare che i diffusori mi sono stati inviati direttamente dall'azienda Edifier per testarli e farne una recensione, ma come sempre il mio parere rimane sincero e imparziale. Quando entro in contatto infatti con le aziende che decidono di mandarmi i loro prodotti per testarli e recensirli, io specifico sempre che la recensione può anche essere negativa, come ad esempio è successo con le Lompo. Bene, possiamo partire subito con l'unboxing. I diffusori arrivano in un imballo molto curato che presenta anche alcune specifiche dei diffusori, il nome dei diffusori. Andiamo a tagliare con un taglierino facendo attenzione a non far sporgere troppo la lama il nastro che sigilla la scatola. Poi andiamo a capovolgere l'imballo e a sfilare la scatola in modo da far uscire tutto il contenuto. Possiamo vedere che i diffusori all'interno dell'imballo sono protetti da due forme di polistirolo. Andiamo a rimuovere i due diffusori che andremo a vedere in seguito. Analizziamo invece ora la dotazione presente in questi diffusori attivi. Abbiamo un piccolo panno in microfibra che serve appunto ad andare a pulire i diffusori visto che hanno la parte laterale laccata. Poi abbiamo un cavo ottico, sembra anche di buona fattura. Abbiamo poi il telecomando che sembra molto economico e sinceramente non mi piace né esteticamente né come ergonomia. Abbiamo poi una coppia di cavi RCA e un cavo mini jack RCA stereo, entrambi di fattura molto economica. Abbiamo poi il manuale di istruzioni e anche i classici foglietti di garanzia e certificazione ECE. Infine abbiamo questo grosso cavo che è il cavo che va a collegare i due diffusori. Ha una lunghezza di 5 metri, ci permette quindi di distanziare anche di molto i due diffusori e di nascondere anche il cavo facendolo passare dietro ai mobili. Passiamo ora ad analizzare i diffusori che sono protetti da una busta in plastica, la parte laterale laccata è inoltre protetta anche da un panno morbido. Anche se è difficile mostrarlo in camera, questi diffusori presentano entrambe le parti laterali con un pannello di legno laccato nero. Questa è una cosa molto interessante visto che il procedimento di laccatura è un procedimento molto costoso e che sinceramente non mi aspettavo di trovare su diffusori di questa fascia di prezzo e devo dire che la laccatura è realizzata anche molto bene. Andiamo ad analizzare il pannello frontale dei due diffusori, andiamo a rimuovere le tele parapolvere che sono posizionate ad incastro ed è abbastanza facile rimuoverle. Abbiamo due tweeter da 19 mm con cupola in seta e due woofer da 4 pollici. Notiamo poi che hanno il reflex frontale, quindi possiamo addossarle quasi alla parete di fondo senza che ci siano dei problemi, e che il diffusore di destra presenta il LED che ci indica lo stato del diffusore e anche i ricevitori infrarossi per il telecomando. Andiamo a vedere ora la parte posteriore dei due diffusori. Come possiamo vedere i due diffusori sono molto diversi perché c'è un diffusore in cui è presente la parte di amplificazione, di alimentazione e di connessioni degli ingressi, mentre l'altro diffusore presenta solo il collegamento per il cavo che collega i due diffusori. Notiamo poi che il diffusore che presenta la parte di amplificazione e le connessioni ha anche il cavo per collegarlo alla rete elettrica direttamente attaccato al diffusore e non è possibile rimuoverlo. Questa cosa non mi piace molto, avrei preferito avere il classico connettore con il cavo da poter collegare e scollegare. Concentriamoci ora sul pannello delle connessioni del diffusore principale. Abbiamo un potenziometro per il controllo dei toni alti, un potenziometro per il controllo dei toni bassi, un potenziometro che ci permette di regolare il volume e se premuto ci permette di selezionare i vari ingressi. Poi abbiamo un ingresso RCA che in questo caso è chiamato AUX e un secondo ingresso RCA che è chiamato PC. Quindi abbiamo due ingressi di linea analogici che sono selezionabili separatamente dal telecomando. Abbiamo poi un ingresso digitale ottico, perfetto per collegare questi diffusori al nostro TV, un ingresso digitale coassiale e anche un'uscita sub su connettore mini jack stereo, ottimo per collegare un subwoofer attivo. Abbiamo poi il connettore per il cavo di collegamento verso l'altro diffusore. Possiamo notare che ci sono 4 poli, quindi molto probabilmente c'è una biamplificazione all'interno. Avremo quindi due amplificatori stereofonici separati, uno dedicato ai tweeter e l'altro dedicato ai woofer. Infine poi abbiamo l'interruttore generale di accensione e spegnimento che va proprio a interrompere la linea elettrica in entrata. Vediamo infine il telecomando che è molto semplice, molto economico e anche un po' bruttino a dire il vero, però funziona bene e ha tutti i comandi che servono. Abbiamo infatti il tasto mute, il tasto di accensione e spegnimento dei diffusori, abbiamo ben 2 tasti per abbassare il volume e 2 tasti per alzare il volume, probabilmente avanzavano dei tasti e hanno preferito sdoppiarli.
Abbiamo poi i vari ingressi, quindi PC, AUX, ottico, coassiale e Bluetooth. E abbiamo anche i tasti per il controllo del Bluetooth con play pausa e traccia avanti e traccia indietro. Quindi abbastanza brutto, ma funzionale. Vediamo ora le caratteristiche tecniche che dichiara l'Edifier per questi diffusori. Abbiamo una risposta in frequenza da 60 Hz a 20 kHz, andremo a verificare poi nella parte di misurazioni, un rapporto segnale-rumore maggiore o uguale di 85 dB, una THD più N del 0,5%, l'unità Twitter che è un cupola-insetto 19 mm 6 ohm e un'unità bassi da 4 pollici 116 mm da 6 ohm. Abbiamo poi le dimensioni che sono 15,5 cm di larghezza, 22,3 cm di altezza e 25,4 cm di profondità, quindi sono dei diffusori che rimangono molto compatti e il peso netto è di 6,63 kg. Per quanto riguarda invece la potenza, abbiamo che qui c'è un errore di traduzione perché non si capisce molto da questi dati, ma dovrebbero essere 16 W per 2 per i tweeter e 19 W per 2 per i woofer. Anche qui abbiamo la conferma che c'è una biamplificazione. Ora andiamo a smembrare i diffusori per vedere come sono fatti all'interno. Vado a rimuovere le viti del woofer per estrarlo e vedere come è fatto. Come possiamo vedere il woofer sembra di buona fattura, ha anche un magnete molto generoso per le sue dimensioni e dietro al magnete è incollato anche un pezzo di materiale fonoassorbente. Andiamo ora a smontare la plate posteriore del diffusore di destra, basta rimuovere le 6 viti che la tengono ancorata per riuscire ad estrarla. Come possiamo vedere alla plate è ancorato tutto il circuito di amplificazione e di gestione degli ingressi di questi diffusori. In questa immagine possiamo vedere meglio tutto il circuito di amplificazione e notiamo anche i chip di amplificazione che sono delle amplificazioni in classe D di Texas Instruments, in particolare i TAS 5707 e come possiamo vedere ne abbiamo due. Al lato del circuito possiamo vedere i condensatori e le induttanze di filtro di questi piccoli amplificatori in classe D. Sul retro della board troviamo invece solo piccoli componenti SMD e delle saldature. La cosa che trovo un po' strana è che sopra i chip non verrà applicato alcun tipo di dissipazione. Evidentemente sono dei chip non molto potenti, infatti abbiamo un massimo di 20 watt e abbastanza efficienti, quindi non richiedono probabilmente una grande dissipazione di calore. In rete ho trovato anche lo schema di questo amplificatore della Texas Instruments, molto interessante. Infatti abbiamo solo ingressi digitali in questo amplificatore, non ci sono ingressi analogici. Ciò significa che i due ingressi AUX e PC passeranno prima attraverso un ADC, quindi verrà convertito il segnale da analogico a digitale e poi entrerà in questo amplificatore. Nella parte destra dello schema troviamo poi le uscite verso gli altoparlanti con relativi filtri di uscita. Andiamo ora ad analizzare le misure di risposta in frequenza che ho effettuato su questi diffusori. In questo grafico possiamo vedere due curve. La curva rossa, che è la risposta a frequenza del diffusore di destra, quello che ha la parte di amplificazione interna, e la curva verde, che è il diffusore di sinistra, quello che non ha la parte di amplificazione. Possiamo notare che le due curve sono praticamente identiche, se non che quella verde è scalata di circa 1 decibel, quindi il diffusore di sinistra suona 1 decibel in meno rispetto al diffusore di destra. Questo al 99% è dovuto al fatto che, essendo collegato tramite un cavo abbastanza lungo di 5 metri alla parte di amplificazione che sta nel diffusore di destra, abbiamo questa piccola perdita di energia del segnale dovuta alla resistenza che incontra il segnale una volta amplificato tramite il cavo di connessione. 1 decibel a parer mio è veramente poco, quindi non mi preoccuperei particolarmente di questo problema. C'è da tener conto infatti che quando andremo poi a posizionare i nostri diffusori all'interno della nostra casa e saranno posizionati in due posizioni necessariamente diverse, il suono emesso dai diffusori incontrerà delle riflessioni diverse, avrà un ambiente diverso tra il diffusore di destra e il diffusore di sinistra, quindi ci saranno delle differenze che saranno ben oltre l'1 decibel di differenza. E questa è una cosa che avviene per tutti i diffusori. Andando ad analizzare gli estremi di banda, vediamo che per quanto riguarda la gamma alta superiamo addirittura i 20 kHz e usciamo fuori dal grafico, quindi molto probabilmente questi diffusori arrivano sopra i 20 kHz sulle alte frequenze. Purtroppo però col mio sistema di misura oltre i 20 kHz non posso andare, mentre per quanto riguarda le basse frequenze arriviamo tranquillamente in piena banda anche a 55 Hz, il che è veramente ottimo per un diffusore di queste dimensioni. Teniamo presente poi che queste misurazioni sono state effettuate all'aperto, quindi non abbiamo nessun tipo di influenza della stanza in questa risposta in frequenza. Quando andremo a posizionare i diffusori in una stanza all'interno di casa nostra avremo anche verosimilmente un guadagno sulle basse frequenze, dovuto appunto alle risonanze e alle riflessioni presenti in tutti gli ambienti domestici.
Agendo sul controllo dei toni alti e dei toni bassi, posizionandoli nella posizione -3, otteniamo la curva rossa. In questo modo siamo andati a linearizzare ancora di più i diffusori, rendendo la risposta in frequenza praticamente molto lineare. Sono andato poi a misurare la risposta in frequenza di un diffusore con e senza la tela parapolvere. Come possiamo vedere, con la tela parapolvere, che è la curva arancione, abbiamo una leggera oscillazione attorno ai 3000 e 4000 Hz. Molto bene il fatto che non venga attenuato i 10 kHz e i 20 kHz, ciò significa che la tela che viene utilizzata è veramente una tela fonotrasparente. Quelle oscillazioni che vediamo attorno ai 4000 Hz sono dovuti, penso, all'intelaiatura in plastica che va a modificare leggermente l'emissione del tweeter. Infine, sull'ultimo grafico abbiamo la curva blu che rappresenta un diffusore con i controlli di tono messi in posizione 0, la curva verde che rappresenta il diffusore con i controlli di tono totalmente al massimo e la curva gialla che rappresenta i controlli di tono posti al minimo. Interessante come il controllo dei toni bassi, quando viene abbassato, agisce su tutta la gamma delle basse frequenze, mentre quando il potenziometro dei toni bassi viene alzato, vengono enfatizzate solo le frequenze dai 70-80 Hz verso i 120 Hz, mentre le frequenze dai 70 Hz in giù rimangono costanti. Questa è una cosa molto interessante, probabilmente l'hanno fatta per far sì che il woofer, aumentando troppo i controlli di tono bassi, non vada a fine corsa e vada a distorcere. Infine sono andato poi a misurare anche l'uscita sub e possiamo vedere che è praticamente lineare fino a 100 Hz, dopodiché è inserito un filtro passabasso del secondo ordine che va a tagliare tutte le frequenze sopra ai 100 Hz. Devo dire che sono rimasto abbastanza stupito dall'omogeneità della risposta in frequenza di questi diffusori e anche dall'estensione della risposta in frequenza, soprattutto in confronto alle dimensioni. Passiamo ora alle note d'uso ed ascolto di questi diffusori. Per quanto riguarda le note d'uso, sono dei diffusori abbastanza versatili. Abbiamo infatti l'ingresso ottico per collegarli al TV, un ingresso coassiale per collegarlo eventualmente a un CD. Abbiamo anche due ingressi analogici, cosa molto interessante, che sono selezionabili separatamente dal telecomando. Quindi abbiamo una buona versatilità di connessione, la possibilità di controllarli tramite il telecomando comodamente dal divano, che è una cosa per mio molto interessante. Molto comodo il fatto di avere anche il Bluetooth che ci permette di collegare in tempo zero il nostro smartphone e farci passare della musica. Le due connessioni di cui sento la mancanza sono l'USB. Non abbiamo infatti un USB che sarebbe stato molto comodo per utilizzare questi diffusori come diffusori da PC. Possiamo comunque però collegarli al nostro monitor tramite il cavo ottico. Ma il grande assente secondo me è l'HDMI ARC, una connessione molto interessante questa che permetterebbe di collegare i diffusori direttamente al TV e di utilizzare il telecomando del TV per accendere e spegnere i diffusori e anche per regolarne il volume. Purtroppo però questa connessione non è presente e se ne sente un po' la mancanza, soprattutto se abbiamo intenzione di utilizzare questi diffusori per migliorare il suono del TV. Passando alle mie impressioni d'ascolto, invece, sono rimasto molto stupito in quanto la resa, specialmente dei medi e degli alti, è molto interessante. Rispetto alle Vulcano A4, diffusore che ho già testato sul canale ed è paragonabile a livello di dimensioni a queste Edifier, qui abbiamo un medio-alto più preciso e dettagliato, mentre per quanto riguarda le Vulcano A4 il medio-alto era leggermente più cupo e scuro rispetto a questi diffusori. Poi è anche questione di gusti d'ascolto, c'è chi preferisce avere un medio-alto più definito e più aperto, c'è chi invece ascolta magari volumi più alti e preferisce avere un medio-alto leggermente un po' più chiuso, favorendo un po' l'emissione delle basse frequenze e delle alte frequenze. Devo dire che queste Edifier mi hanno veramente stupito per quanto riguarda la gamma medio-alta. Per quanto riguarda la gamma bassa, è molto buona, abbastanza profonda e anche ben controllata. I limiti del diffusore però si fanno sentire quando andiamo ad ascoltare a un volume abbastanza sostenuto e dei brani con delle forti basse frequenze, possiamo sentire che il woofer a un certo livello di pressione sonora inizia a distorcere leggermente, inizia ad andare in compressione dinamica e anche il reflex inizia ad avere delle turbolenze. Questo però succede quando alziamo parecchio il volume. Se ascoltiamo a livelli classici normali, il woofer non va in crisi e la resa delle medio-basse è molto buona. Diciamo che dal punto di vista della tenuta in potenza delle basse frequenze, i Vulcano A4 hanno qualche punto in più da questo punto di vista. Se amate i brani con delle forti basse frequenze e amate ascoltare ad alto volume, potete sfruttare l'uscita sub e collegarci un buon subwoofer che vi permetta di estendere la bassa frequenza e magari vi consiglio di posizionare il controllo dei toni bassi dei diffusori al minimo, in modo che ad alto volume il woofer dei diffusori non venga messo in crisi, ma il subwoofer abbia invece il compito di emettere tutte le basse frequenze.
Per quanto riguarda la potenza di questi diffusori, si riesce tranquillamente ad arrivare ad ottimi livelli di pressioni sonore. Io le ho testate in una stanza della dimensione di circa 15 metri quadrati, ovviamente in stanze più piccole si riuscirà a raggiungere una pressione sonora più alta, in stanze più grandi invece ovviamente si riuscirà a raggiungere una pressione sonora inferiore. Veniamo ora ai voti finali. Per quanto riguarda la potenza ho dato un 7, per le misurazioni un 8,5, per il suono un 8, per il design un 8, per la versatilità un 8,5 e per il rapporto qualità-prezzo un 8. Il prezzo di questi diffusori è di 179,99 €. Al momento che sto registrando il video hanno uno sconto del 15%, quindi il prezzo è di 153,99 €. Questo è il sito ufficiale dell'azienda Edifier in Europa, quindi acquistate direttamente dal sito del produttore e la spedizione è gratuita sopra i 50 €, quindi comprando questi diffusori avrete la spedizione gratuita. Purtroppo questi diffusori non sono disponibili su Amazon. Io vi lascio in descrizione comunque il link per l'acquisto su Amazon. Nel caso in cui guardiate questo video parecchi mesi dopo la pubblicazione, potete andare a controllare per vedere se magari sono disponibili e che prezzo hanno su Amazon. In descrizione trovate anche ovviamente il link del sito ufficiale di Edifier da cui acquistare i diffusori e vi ricordo che tutti i link di Amazon che trovate in descrizione al mio video sono dei link affiliati, quindi se prima di mettere nel carrello questi diffusori o qualsiasi altro prodotto su Amazon che vi serva, passate tramite il mio link, quando poi effettuerete l'acquisto Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che potrò utilizzare per portare dei miglioramenti al canale YouTube. Ho visto poi che ci sono un sacco di varianti di questi diffusori che presentano la stessa identica forma, le stesse identiche caratteristiche tecniche e caratteristiche per quanto riguarda i trasduttori, woofer e tweeter, anche la parte di amplificazione, che però hanno o un'estetica diversa o anche delle connessioni in meno. Ad esempio queste sono le R1855DB, che sono esteticamente identiche, non hanno la finitura laccata sulla parte laterale ma hanno la classica finitura vinilica con le venature del legno e come potete vedere hanno anche un telecomando più bello rispetto a quelle che ho testato io. A livello di connessioni invece sono totalmente identiche alle R1850. Il prezzo è di 159,49 €. Allo stesso prezzo troviamo poi le Edifier R1700 BTS che hanno una finitura in vinile color legno, mantengono l'uscita sub, perdono però gli ingressi digitali e rimane il Bluetooth e i 2 ingressi di linea. In questo caso rispetto alle precedenti abbiamo poi che i controlli di tono e il volume sono posti sul lato laterale del diffusore di destra. Una versione più economica poi invece è la Edifier R1700 BT che è come la precedente ma senza l'uscita sub, qui il prezzo scende a circa 130 € e abbiamo la disponibilità di averla in finitura nera, in finitura color legno e anche in finitura laccata bianca. Trovate tutti i link Amazon di questi diffusori in descrizione al video e proverò a chiedere anche a Edifier se ha la possibilità di darmi qualche codice sconto per voi iscritti e in caso positivo lo troverete in descrizione al video. Grazie di aver visto il video fino a questo punto, ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di lasciare un like se il video ti è piaciuto. Per te è un semplice click ma ti ricordo che per me è molto di più ed è un grande stimolo per continuare a portare avanti questo progetto. Grazie e al prossimo video.